Ciao, Italialize It. Morituri te saluta. Ecco, bravo, e oggi noi siamo proprio morituri perché ci esponiamo un attimo, ci prendiamo dei rischi e parliamo di un argomento spinoso, delicato. Fateci sapere poi se offendiamo qualcuno Speriamo nei di no, commenti. l'intento non è quello, ecco. Esatto. Ma raccontiamo oggi un po' delle nostre esperienze e dell'idea che ci siamo fatti dei rapporti sentimentali in Finlandia. Noi siamo due Maschio picciotti. italiano, donne finlandesi. Ecco, per noi siamo due picciotti a cui piacciono tutte e due le ragazze, perciò parliamo un po' da questo punto di Certo. vista. Ecco, però poi De gustibus. de gustibus, esatto, ognuno trovi un attimino la sua prospettiva. Tu, Francesco, quando sei venuto in Finlandia per la prima volta, cosa hai pensato? Beh, che sicuramente dal punto di vista estetico le donne finlandesi sono, a mio avviso, molto belle. Questo ho pensato. Ecco, io ho pensato anche io la stessa roba, anche perché ti racconto un aneddoto che non ti ho mai raccontato. La prima volta che venni a visitare la Finlandia per una settimana per impegni accademici universitari, Adesso si dice così. sì, bravo, per un simposio. Il simposio. Alloggiai per tutta la settimana ad un ostello che forse c'è ancora, tra l'altro a Snellmaninkaatu, molto vicino al campus centrale dell'università, proprio qui nel centro storico di Helsinki. E mi ricordo che dopo aver trascinato la mia valigiona De cartunghe. lungo infinite rampe di scale, arrivai alla porta di questo ostello, bussai e mi aprì questa ragazza che era lì a fare un lavoro, diciamo, intanto probabilmente a posteriori potrei dire, intanto che studiava così, ma era lì a fare le pulizie e io rimasi folgorato E fu così che non partecipò al simposio. Non partecipai al per impegni simposio, ma istituzionali. partecipai ad altre attività educative. Certo. E no, a fe mia non andò così, avrei voluto, ma mi toccò partecipare al Certo, simposio. certo. Però diciamo che questa è una cosa che secondo me qualunque espatriato, o magari non qualunque espatriato, ma tantissimi espatriati dall'Italia e anche da altri paesi, come dire, si trovano un po' ad affrontare, perché diciamoci la verità, le donne italiane sono bellissime, cioè abbiamo Certo. delle donne in Italia Ci mancherebbe. che esteticamente sono internazionalmente conosciute per essere delle bellezze. Hai voglia. Però l'effetto che tanti ragazzi italiani e ragazze italiane quando si trasferiscono all'estero subiscono è il fascino dei paesi non tuoi e dei buoi non tuoi. Come mai sta roba qua? Bah, dipende un pochettino, perché io ad esempio ho premesso che poi anche questo discorso, a me piacciono le bionde, poi se c'è una ragazza bruna è bellissima, ovviamente ti dicono, Certo. però io tendenzialmente, essendo scuro di capelli, di occhi, a me colpisce di più quello che è l'opposto, quindi occhi chiari e capelli biondi. Poi a me piacciono particolarmente le ragazze alte, eccetera, però quelle sono cose mie, no? Fatti gli affari tuoi tu. E quindi qua, poi soprattutto secondo me la cosa che colpisce tanto è il fatto che i lineamenti proprio siano diversi, quindi proprio a livello di... Facciamo Fisionomica. esatto, di fisionomica, forma della faccia, zigomi, naso, taglio degli occhi, perché comunque il taglio degli occhi di molte persone, maschi e femmine finlandesi, può essere molto tirato, che sembra quasi orientale delle volte, no? E a me, io devo dire che su di me funziona molto. Mi colpisce, Sì. ecco, questo. E la stessa cosa io, avendo tante, come dire, avendo parlato con tante donne e ragazze italiane che hanno un po' la passione, no, per l'uomo nordico, così magari cercano anche loro degli elementi un po' stereotipati, Ma certo. un po' questo aspetto. Ma sì, molti ad esempio pensano al classico uomo boscaiolo, alto 2 metri, Bravo, con i barbone, barboni, con i tirato capelli bene, bullo lunghi, muscoloso, magari spalle grosse, gli occhi azzurri, ma certo, eccetera. ma certo. E quindi gli stereotipi la fanno un po' da padrone, ma in realtà poi trovano anche un riscontro nella realtà. E questo secondo me è un perché l'essere umano ha sempre il fascino dell'esotico, no? Sì, Quando tu sei abituato a vedere certi
certi lineamenti, no? Certe caratteristiche estetiche e anche magari certi comportamenti, certi modi di fare, certe caratteristiche della personalità, Tendi ad abituarti e quindi qualunque cosa sia diversa da quello, oh mio Dio, no? È una ventata di aria Ma fresca. infatti io ad esempio quando vedevo delle coppie, ma poi che sono diventati anche miei amici, io rimanevo sempre un po' basito dal comportamento, in questo caso dei maschi della coppia, e dicevo, ma cioè, non hai visto che razza di bella ragazza che hai di fianco? E sembravano quasi disinteressati, probabilmente perché anche dal loro punto di vista... Sono Ma penso di abituati e sì, perché non quindi saprei darmi che... E esatto. infatti loro mi dicevano, ah, le ragazze italiane, e dicevo, sì, assolutamente, siamo tutti d'accordo. Quindi lì probabilmente è la prova provata che magari si è attratti da Certo. qualcosa che non si è abituati tutti i Certo, giorni a vedere. certo, è il fatto che quando ti abitui non riesci magari più ad apprezzare neanche le qualità positive. Adesso stiamo parlando dell'aspetto estetico, ma Solamente aspetto estetico, ma ovviamente, tra un certo. momento forse parleremo anche del resto, perché ci sono delle cose importanti da dire anche su quello. Riesci meno ad apprezzare Certo. quello a cui sei abituato. Ma ascolta, parliamo un po' anche della personalità di come la personalità influisca sui rapporti sentimentali, perché una cosa che a me chiedono sempre quando io torno in Italia, o anche se mi interfaccio con persone né dei paesi nordici e anche al di fuori dell'Italia, con altri amici all'estero, mi chiedono sempre: ma queste ragazze finlandesi come sono? Sono fredde? Sono... Esce fuori sempre C'è l'aggettivo, la Sì, freddezza, sì, no? esce Perché fuori. la freddezza del clima, che è una cosa oggettiva, viene poi anche trasposta sulla freddezza della personalità. Io non sono d'accordo con questa cosa. Tu come la vedi e come l'hai vissuta? Ma guarda, allora, freddezza viene da degli aspetti culturali della Mm. cultura finlandese che sono oggettivamente diversi rispetto alla cultura italiana nel modo di parlare, di comunicare, di comportarsi in determinati contesti. Quindi, ovviamente, se noi rapportiamo il modo di appunto, tutte queste cose che ho elencato ai canoni italiani, è normale che uno possa dire, ma sono freddi perché magari parlano di meno. Sai, come sai benissimo, Certo. nella cultura finlandese si tende a evitare l'evitabile nella comunicazione, quindi se una cosa è considerata non importante per la conversazione, spesso non si parla, si Sì, preferisce magari una frase corta oppure una risposta così, uno sì. sguardo. Mentre da noi c'è anche il piacere di essere un po' più espansivi anche nel futile, se vogliamo. Quindi da quel punto di vista lì deve essere capita a priori questa cosa. Poi da lì a dire la persona è fredda, no, perché fredda secondo me implica non ha sentimenti, perché secondo me quello è il collegamento Certo, e quella è una, certo, una cagata, cioè certo. onestamente non è assolutamente vero. E, ovviamente bisogna, per poter apprezzare delle persone che rispondono al cliché della cultura finlandese, perché poi ci sono persone super estroverse che ho conosciuto nella mia vita, specialmente persone giovani, e in quel caso lì io dico che bisogna avere un minimo di infarinatura di quella che è la cultura finlandese, perché Certo. altrimenti cioè, se tu conosci solo la cultura italiana, vai all'estero e ti aspetti che quelli o quelle si comportino come quelli a Come gli casa tua, ma italiani, cosa certo. accidenti è? Infatti ti mancano magari degli Ma certo. strumenti di interpretazione che sono quelli che poi ti consentirebbero di capire l'interesse o i sentimenti dell'altra persona per te. Beh, un concetto principale può essere quello della privacy, mi viene in mente. Quindi Certo. anche nella coppia, anche per esperienza personale, poi potrai confermare o meno anche tu, esiste sempre quel rispetto reciproco della privacy dell'altra persona, Esatto, del quindi c'è uno partner. spazio, Sempre. se due persone sono in coppia, comunque c'è sempre uno spazio che è solo mio e sempre uno spazio solo dell'altra persona, nonostante la maggior parte dello spazio sia in condivisione, ovviamente. Questa è una cosa che forse nella cultura latina mediterranea è meno presente, cioè si tende un po' a totalizzare, no? Quello che si fa in funzione anche della No, è relazione. che magari certe azioni banali, poi oggigiorno ovviamente anche in Italia
c'è un po' di tutto, ovviamente, Certo, le coppie certo. sono stra aperte da quel punto di vista lì, permissive e tutto. Però io ti dico che per esperienza personale ho trovato molto più, non voglio dire molti meno problemi da quel punto di vista lì, Mhm, però meno cose di cui dover parlare. Cioè sono mhm. cose più naturali che vengono accettate e comprese alla base, alla Sì. radice. E quindi, per dire, se mia moglie volesse andare, cosa che fa tranquillamente, con le amiche in vacanza, io le dico divertiti. Se io dico vado a registrare una puntata di podcast con un mio amico, cioè divertiti, dimmi solo se torni per cena oppure no. Certo, Cioè, ma certo. delle cose dove c'è sempre il rispetto alla base dell'altra persona, però viene lasciato e compreso e accettato e ben vissuto, che è Mhm. questo l'aspetto di cui io voglio parlare, come dire, di conoscere. Indipendenza Certo, forse anche, certo. ma secondo te quindi è una questione legata alla gelosia, alla possessività? Queste ovviamente non la stiamo mettendo su una questione di, non stiamo entrando nel merito, non stiamo dicendo è meglio o No, peggio, no, però no, perché stiamo non si può evidenziando delle quello. differenze, no? Anche io mi ritrovo molto in quello che stai dicendo. Qua si lascia un pochettino più indipendenza, no, all'interno Sì. della coppia. L'ho visto anch'io nelle mie relazioni. Ma a me è capitato ad esempio di provare sicuramente più fiducia nei Mhm. confronti delle altre persone perché, come ti ho detto, non c'è bisogno di dover andare ripeto, non giustificare, ma di dover parlare Sì, di qualcosa. E così, punto. sì, E molta gente, io mi ricordo in alcuni contenuti che ho fatto anche, vedono la libertà, il concetto di libertà e divertimento associato automaticamente le corna, come se automaticamente l'indipendenza porti a cercare qualcos'altro per mancanza di stimoli, certo, cosa che è certo, assolutamente falsa, certo. ma falsa proprio, e quello lì è un preconcetto che in certe persone Mhm. c'è, che è questo concetto di lascio andare fuori il mio partner, la mia partner a farsi i cavoli suoi, automaticamente va a farsi i cavoli suoi perché Certo. va ad Ma no, cosa vuol dire quella roba lì? Lì già ti fa capire che la mentalità è diversa. Sì. E allora io dico, io sono contento di appartenere a questo lato della mentalità. Poi siamo onesti, anche in Finlandia ci sono coppie o persone comunque di mentalità gelosissima, Attaccatissime. attaccatissime, come in Italia ci sono persone Certo. invece che lasciano molto spazio e molta Assolutamente libertà, sì. però se parliamo di tendenze Sì, generali, ovvio. forse la mentalità qui è un po' più diversa, nel senso esatto. Anche io ho notato che quando si è in coppia, magari in Italia, si tende a fare un po' tutto anche in coppia, di nuovo parliamo di Sì. tendenze, qui invece tu puoi avere i tuoi interessi, i tuoi spazi Certo. personali in cui la tua partner, la tua ragazza o tua moglie non entra automaticamente come lei ha gli stessi spazi per Diciamo se che alla stessa. base la cosa più importante è che ci sia sempre il rispetto reciproco dell'altra Certo. persona. Quindi se tu hai rispetto dell'altra persona, lì entra poi in gioco l'aspetto della fiducia e Mhm. quindi di conseguenza anche appunto l'aspetto del io mi fido di te perché ho rispetto di te e quindi boh, finito lì la gelosia, secondo me è meno amplificata perché se ci sono questi due passi antecedenti, Certo, perché devi essere geloso? Un po' certo. ci sta, però finita lì, cioè non hai motivo oggettivamente. E ascoltami, un altro aspetto che è molto importante per la Mhm. coppia, andare a convivere o non Sì, andare a convivere, sì, sposarsi o non sposarsi. Da noi in Italia, anche per ragioni, diciamo, economiche, andare a convivere e sposarsi non è un passo molto molto sì. importante, cioè da noi è difficile vedere delle coppie, non è impossibile, ci sono anche quelle, ma è più difficile vedere delle coppie che dopo Poco poco vanno a tempo convivere. di Sì, sì, conoscenza e sì, di è frequentazione vanno a vero. convivere. Mentre qui non è così, non è No. così improbabile, anzi la mia esperienza per quello che ho visto io in oltre 13 anni è che tante persone dopo già pochi mesi cominciano a costruire una convivenza insieme, con il rischio che magari se non funziona ci si separa poi e quindi si ritorna a vivere in spazi separati, in condizioni separate. Tu cosa hai visto di questa cosa e cosa ne pensi? Allora, io ho un pensiero molto netto su questo, ed c'è da un lato un'opinione negativa e una positiva. Quella positiva è che assolutamente, secondo me, conosci veramente un'altra persona solamente quando ci vivi insieme, Mhm, sono d'accordo. perché lì capisci
cioè se tu sei compatibile con questa persona, perché il fatto di vedersi, ma tenere sempre quel separazione, indipendenza, privacy, anche in Italia ovviamente, però ognuno vive a casa sua, bello, però ci vediamo solo nel momento in cui si fa qualcosa insieme, dopo che si è passato il tempo da un'altra parte. Quando ci vivi insieme, che vivi davvero insieme per un lungo periodo, lì vedi se hai effettivamente stima, compatibilità con l'altra persona. Quindi io in questo sono totalmente favorevole. D'altro canto, però, c'è anche un aspetto secondo me molto negativo che mi è capitato di sentire in amici finlandesi e non, che molta gente va a convivere solamente per convenienza, Certo. non perché sia interessata. Cioè, a me il fatto di andare a convivere presto io non lo vedo come un problema assolutamente, Certo. però se solamente per questione andiamo ad abbattere l'affitto. Quindi tu stai parlando di convenienza economica. Sì, è un discorso che viene fatto. Certo, Viene cioè, sì, fatto, sono ben comprensibile, consapevole di questa cosa. è comprensibile, però da quel punto di vista lì l'attenzione va anche a coinvolgere altre Sì. tematiche. Diciamo che il motivo, il motivo per cui vai veramente a convivere con un'altra persona magari non è proprio quello Esatto, giusto, no? perché se pensi in In Italia, funzione della relazione. in Italia anche perché si dice sta cosa dei mammoni, quelle robe lì, perché comunque andare a convivere, andare a affittare o comprare una casa ha comunque un costo, quindi ovviamente, sai, se si può evitare di spendere delle cose, Certo. non dico inutilmente, ma extra, allora lo si può fare. Invece, quindi c'è questa doppia componente. Da un lato in Italia c'è molta importanza perché appunto è un passo secondo me più importante, sentito come più importante, questo dico. Qua un po' di meno, però allo stesso tempo, se viene anticipato questo passo, ti permette di vedere se sei una coppia compatibile. Quindi un pro e un Certo, contro, da certo. vedere. Ascolta, parliamo dell'ultimo argomento di oggi. La tua italianità, poi ti dirò anche la mia esperienza. Che cosa, cioè, come si è rapportata alla compatibilità con, parliamo ovviamente adesso delle ragazze finlandesi, ecco, perché viviamo in Finlandia, poi certo che si possono avere relazioni anche con persone addirittura di altri paesi, nonostante nessuno dei due sia finlandese. Beh, Ma mi è parliamo... capitato, per esempio, sì, per Esatto, a cui te è sì. Sì, sì. capitato, ma parliamo dei rapporti con le altre persone finlandesi. La tua italianità ha creato dei problemi, è stata a volte un valore aggiunto. Tu come l'hai vissuta? Dopo ti dirò come l'ho vissuta Ma io. io l'ho vissuta anche lì con pro e contro. Devo dire che anche lì la personalità è una cultura diversa. Se trovi una persona che non vuole determinate cose o comunque è attratta da cose un po' diverse rispetto a quelle, perché anche lì il comportamento mio o di un ragazzo, mediamente di un ragazzo finlandese, sicuramente diverso, su questo non ci piove. Poi io ho anche una personalità abbastanza spiccata da quel punto di vista lì. Non mi ha creato problemi, anzi dei vantaggi sicuramente per quanto riguarda l'intrattenimento, il fatto di essere in grado di esprimere certe cose, quindi in quello la mia italianità rimane perché io non vado a reprimere assolutamente niente. D'altra parte però noi abbiamo anche sempre nella comunicazione generiamo dentro noi stessi anche delle volte delle aspettative di gesti, parole, situazioni che non sempre sono corrisposte Sì, perché non facenti parte della cultura locale. sì. E quindi anche lì siamo un pochettino più fumantini delle volte, magari io penso che il mio aspetto negativo possa essere quello che è il fatto di un'emotività più spiccata rispetto a un finlandese medio potrebbe creare tante gioie e tanti dolori, ecco. Certo. Nel mio caso pochi dolori, dico la Guarda, verità. allora, nel mio caso, io ho vissuto un po' un'esperienza quasi opposta alla tua, nel senso che io sono un italiano atipico. Non sono tanto prono agli scatti emotivi, alle dimostrazioni molto forti, veloci di emotività. Poi certo, io posso dimostrare anche molto profondamente e molto grandemente la mia emotività, ma ci vuole un po' di tempo. Sono un po' finlandese in questo caso, quindi io ho avuto tante relazioni, cioè mi è capitato tante volte di avere l'altra persona invece che dimostrava addirittura più di me, no? La propria emotività, quello che sentiva, quello che pensava. E io arrivavo un po' dopo. E l'ho trovata sempre una cosa interessante, no? Perché
la mia storia delle relazioni personali sconfessa completamente questo stereotipo delle ragazze finlandesi o dei ragazzi finlandesi, come dire, non lo so, ma posso immaginare che anche i ragazzi finlandesi non rispondano sempre a questo stereotipo di freddezza, no? Di scarsa Ma secondo me è proprio la parola che è emotività. sbagliata, il concetto che Mhm. l'emozione che genera il dire quella parola, perché se tu Sì. dici freddi automaticamente pensi poca emozione. Esatto. Però guarda, una cosa che ho sempre riscontrato è che la mia italianità veniva registrata, Sì. cioè l'altra persona si rendeva sempre conto che ci sono delle cose derivanti dal fatto di essere italiano, dal venire da un paese latino, mediterraneo, così, che io portavo in più nella relazione. Generalmente venivano vissute molto bene, cioè le solite cose di avere delle attenzioni in più, una determinata cura per l'altro, una determinata cura dello spazio condiviso, no? Il prendersi cura della relazione, non solo di se stessi. Magari questa è una cosa che invece tra due persone finlandesi rimane un po' meno espressa, perché tutti e due si... Magari anche le aspettative, proprio perché sai di avere di fronte Certo, una persona finlandese, bisognerebbe chiederlo magari a loro, magari lo certo, chiederemo a certo. qualcuno, però sì. Va bene, per chiudere, ricordatevi che il modo migliore al mondo, che è stato considerato più bello al mondo per dire a una persona che le si vuole bene, è Mina Rakastan Sinua. E già, cioè, sei innamorato subito dopo che senti questa frase, Capito? È perché una frase ovviamente... potentissima in Mamma mia. finlandese. Se volete veramente bene a qualcuno, che sia in una relazione sentimentale o meno, dite Mina Rakastan Sinua. E l'altro scappa. Esatto. Italialized, ci vediamo la prossima volta, fateci sapere nei commenti cosa pensate di questi argomenti, ci ritorneremo su a offendere altra gente, non vi E preoccupate, vi dirò anche il posto migliore secondo me per rimorchiare. ci vediamo alla prossima, ciao!